Anche se questa storia inizia nel 1977, per raccontarla voglio fare un balzo in avanti nel tempo fino al 2018 e precisamente al 2 di aprile. In questa data i Metallica hanno tenuto un concerto a Praga e, come capita da un po' di tempo a questa parte, a un certo punto dello show c'è stato il momento del Robin Rick Doodle, dove il bassista e il chitarrista della band solitamente suonano una cover di un artista locale. In questa specifica occasione i due, tra l'euforia degli intervenuti, hanno intonato Yojin Zbazin della banjo band di Ivan Mladek. Questa canzone era stata investita circa 10 anni addietro da una certa popolarità in ambito internazionale, partendo da principio come fenomeno YouTube dalla Polonia e diffondendosi via via in tutta Europa, Italia compresa, dove il brano iniziò a girare sulle bacheche dei vari social network e in radio. Da noi ricordo una disamina fatta su Radio DJ da Rocco Tanica. In Russia la canzone ha dato origine a una versione autoctona con testo modificato dove ci si riferisce a Putin in maniera critica. Il successo del brano fuori dai confini della Repubblica Ceca è stato sostanzialmente legato al videoclip, o meglio a una parte di esso, ovvero il ritornello, dove uno dei membri della band, nello specifico il clarinettista Ivo Pesiak, saltava letteralmente davanti alla telecamera e si lanciava in un balletto tanto comico quanto impacciato. Ivan Mladek ha avuto modo di raccontare come il video fosse stato totalmente improvvisato sul momento e che nel 1977 passò totalmente inosservato. Mladek ha aggiunto come Pesiak fosse naturalmente comico e che questa cosa lo riusciva a mettere in collegamento con il pubblico, nel quale generava ilarità. Quando fu assoldato tra le file della band, Ivo Pesiak alla prima esibizione non conosceva nessun brano, motivo per cui rimase tutta la sera con il clarinetto in mano, immobile, sorridendo stupidamente. Questa cosa causò grande ilarità nel pubblico e fece sì che Pesiak riuscì a catalizzare l'attenzione su di sé, non facendo praticamente nulla se non essere genuinamente se stesso. Nonostante nella banjo band sia presente una parte votata al cabaret, su Pesiak è doveroso però far presente, a scanso di equivoci, come esso sia stato di fatti un vero musicista, che ha conseguito i suoi studi sul clarinetto al Conservatorio di Praga nel 1972 e successivamente ha insegnato musica e suonato nella Central Bohemian Symphony Orchestra di Podembrady. Dico questo perché il successo postumo del video ha fatto sì che esso sia ricordato solo come una sorta di Mauro Repetto qualsiasi, con tutto il rispetto per Repetto che ha contribuito, che piaccia o meno, al successo musicale degli 883 nei primi due album, e non è stato solo il tipo che ballava come poteva erroneamente sembrare. Detto questo, passiamo al testo di Yojin Zbazin. La canzone è una parodia delle leggende medievali dove il protagonista, in sella al suo destriero, sfida il mostro, lo sconfigge e riceve in sposa una principessa. Nello specifico però il destriero è una proletaria Skoda 600 che conduce il protagonista presso la città di Vizovice, dove nelle sue paludi vive un orco che si nutre gli abitanti di Praga e spaventa le ragazze del posto, per l'appunto Yojin. Il capo dell'azienda agricola comunista locale, parlando con l'eroe mentre sorseggiano Slivovitz, ovvero un distillato alla prugna, gli dice che se avesse liberato il posto dal mostro avrebbe offerto lui in sposa sua figlia. Da qui l'illuminazione, sparge la zona dove vive Yojin con del disturbante. Grazie a questo espediente il nostro riesce a catturarlo e lo vende a uno zoo diventando ricco. Da tutto ciò il titolo della canzone, che tradotto significa Yojin della palude. Questo termine è utilizzato in alcune zone della Repubblica Ceca già sul finire degli anni 30 per indicare gli ubriaconi molesti. L'idea del brano si basa sul racconto di un certo Zdeněk Navratil, che una sera del 1977 andò a trovare il gruppo dopo un concerto presso il Moscow Hotel dell'attuale città di Zlin, conosciuta tra il 1949 e il 1989 con il nome di Got Valdov. Qua l'uomo raccontò di avere una poesia che parlava di Yojin della palude, un ubriacone esibizionista che importunava le ragazze di una fabbrica di scarpe locale mostrandosi a loro. Forse per i fumi dell'alcol l'uomo disse a Mladek che gli avrebbe recapitato un'intera damigiana di Slivovitz se avesse scritto una canzone sull'argomento. Il cantautore capì che in un'epoca e in un luogo dove vigeva una censura sui testi, se voleva scrivere una canzone doveva necessariamente cambiare la storia. Da qui l'idea di un'allegoria basata sulla caricatura di una fiaba. Il brano non piacque alla radio che registrava il materiale della band
Banjo Band, ma il capo della principale etichetta statale ceca dell'epoca, la Panton, ne intuì il potenziale e decise di produrla e distribuirla sul mercato, questo nonostante sul brano si attivò subito la macchina della censura, che riteneva come il pezzo non fosse in sintonia con la linea politico-culturale delineata dal Comitato Centrale del Partito Comunista della Repubblica Ceca. Per questo motivo tutto fu fatto molto in fretta, registrazione e soprattutto riprese video promozionali, dove eccetto Pešak che balla scordinato e un altro membro della band che al posto del kazoo finge di suonare una conchiglia non c'è molto. La cosa particolare in tutta la storia è che il Partito Comunista dell'epoca e anche qualcuno oggi hanno attribuito alla canzone un significato politico che per ammissione dello stesso autore il brano non ha. La canzone vuole solo essere una storia buffa, il cui scopo è quello di intrattenere il pubblico e strappargli una risata. Il testo rispetto alla proposta originale è stato variato in quanto nella società in cui Mládek viveva pensare di parlare di un ubriaco esibizionista era semplicemente fuori dalla morale del pubblico, motivo per cui sarebbe stata sicuramente censurata. Dopo il successo avuto su internet, la Banjo Band si è esibita su vari palchi in giro per l'Europa, compreso il famoso festival Sziget a Budapest, e dato il successo polacco ha registrato un'apposita versione in questa lingua. La band è ancora attiva nel paese di origine nonostante l'età dei suoi componenti, ma con il tempo il fenomeno globale è andato scemando, fino ad avere un minimo ritorno di fiamma con la cover fatta dai Metallica, cosa che l'autore ha saputo dal figlio che si trovava al concerto. Rispetto a questo omaggio dice di sentirsi orgoglioso seppure sia fruitore solo di jazz dannata per quanto riguarda la musica americana. Tornando invece alla figura di Pešak, lui è scomparso il 9 maggio del 2009 a causa di un infarto, ma fino alla fine si è esibito dal vivo lanciandosi nei suoi comici balletti che alla fine guardandoli si capisce che hanno un grande merito, ovvero far ridere chi li osserva, motivo per cui dedico questo video a lui. Quindi arrivederci e alla prossima.